Immagina di tenere tra le mani una sfera di metallo. È grande esattamente come un'arancia. Pesa poco più di 6 kg. Se la tocchi, la senti innaturalmente tiepida, come se pulsasse di vita propria. Eppure, questa singola arancia metallica contiene un'energia nascosta sufficiente per trasformare una metropoli di 2 milioni di abitanti in polvere di vetro in meno di 3 secondi. Quella che hai in mano non è materia ordinaria. Si chiama plutonio 239. Ma qui c'è un dettaglio che quasi nessuno conosce. Per ottenere la stessa identica distruzione usando l'uranio, quell'arancia non basta. Ti serve una sfera grande quanto un melone, pesante oltre 50 kg. Perché? Perché la natura richiede quasi 10 volte più materia per un elemento rispetto all'altro. La risposta non riguarda la chimica, riguarda una geometria invisibile. Questo limite invalicabile, questa quantità minima necessaria per scatenare l'inferno, gli scienziati la chiamano massa critica. Non è un concetto astratto, è un confine fisico, reale e spietato. Se hai 1 grammo in meno di massa critica, il tuo metallo è solo un sasso radioattivo e costoso. Non succede nulla. Ma se aggiungi quel singolo grammo mancante, superi la soglia. Il metallo smette di essere materia e decide di diventare luce pura. Negli anni 40, durante il progetto Manhattan, gli scienziati si scontrarono contro un muro apparentemente insormontabile. L'uranio 235, l'unico materiale conosciuto capace di questo miracolo oscuro, era incredibilmente pigro. Ne serviva troppo. Il problema dell'uranio è che non vuole collaborare. In natura, l'uranio utile, il 235, rappresenta meno dell'1% del totale. Il resto è scarto inerte. Per ottenere quei 50 kg necessari per una singola bomba, devi letteralmente scavare e sbriciolare intere montagne di roccia. Devi costruire fabbriche grandi quanto città, consumare l'elettricità di intere nazioni, solo per separare atomi che sono identici in tutto, tranne che per una frazione di peso invisibile. È un processo estenuante, lento. E in tempo di guerra, il tempo è l'unica risorsa che non puoi comprare. Serviva una scorciatoia. Serviva un materiale che fosse più efficiente, più aggressivo. Un materiale che non esisteva sulla Terra. Così, gli scienziati decisero di giocare a fare Dio. Presero l'uranio di scarto, quello inutile, e lo misero dentro i primi reattori nucleari. Lo bombardarono con particelle per mesi. E quello che estrassero da quei reattori era qualcosa di completamente nuovo. Un elemento sintetico. Un mostro creato in laboratorio che non vedeva la luce nell'universo da miliardi di anni. Lo chiamarono plutonio, dal nome del dio degli inferi. Ma la cosa sconvolgente non era aver creato un nuovo elemento. La cosa sconvolgente era il suo comportamento. Questo nuovo metallo non aveva bisogno di 50 kg per svegliarsi. Ne bastavano 6. Ma per capire il perché di questa mostruosa efficienza, dobbiamo abbandonare il mondo che puoi toccare. Fermati un attimo. Dimentica le sfere di metallo. Rimpicciolisci la tua prospettiva. Scendiamo giù, oltre i cristalli del metallo, oltre le nuvole di elettroni, giù nel cuore freddo e denso della materia. Entriamo nel nucleo dell'atomo. Qui le regole del nostro mondo smettono di funzionare. Qui regna il caos quantistico. Tra poco ti mostrerò la differenza esatta, visiva, tra un atomo di uranio e uno di plutonio. Una differenza così sottile che sembra insignificante, ma che è responsabile di ogni testata nucleare puntata oggi sul pianeta. Il segreto è tutto in una singola parola: probabilità. Immagina di essere bendato. Sei in mezzo a una foresta e devi lanciare una pallina da tennis sperando di colpire un albero.
Se gli alberi sono sottili e distanti tra loro, la tua pallina probabilmente volerà via senza toccare nulla. Questa è esattamente la situazione dentro una sfera di uranio. Il proiettile è un neutrone, una particella impazzita. L'albero è il nucleo dell'atomo. In fisica, la grandezza percepita di questo albero si chiama sezione d'urto. L'uranio ha una sezione d'urto relativamente piccola. I suoi nuclei sono bersagli difficili da centrare. Molti neutroni semplicemente attraversano il metallo e scappano nel vuoto, sprecati per sempre. Ma quando sostituiamo l'uranio con il plutonio, la foresta cambia radicalmente. Il nucleo del plutonio ha 2 protoni e 2 neutroni in più. Sembra pochissimo, ma questo nucleo extra pesante è come una goccia d'acqua gonfia oltre il limite di rottura. Si deforma, vibra, è teso allo spasmo. Cerca disperatamente una scusa per frantumarsi. Questo significa che la sua sezione d'urto è enorme. Non è più un albero sottile. È un muro largo come un palazzo. Se lanci la stessa pallina da tennis, questa volta non puoi sbagliare. Il proiettile colpirà il bersaglio, garantito. Quando il nucleo viene colpito, succede l'impensabile. Si spacca in 2 pezzi più piccoli. L'energia che teneva insieme il nucleo per miliardi di anni si libera in una frazione di secondo. Ma non è tutto. Dalla spaccatura schizzano via 2 o 3 nuovi neutroni. Questi sono i nuovi proiettili. Questa è la reazione a catena. Ora hai 3 proiettili che volano nella foresta. Se colpiscono 3 nuclei, diventeranno 9. Poi 27. Poi 81. E tutto questo in 1/1000 di secondo. Ecco perché il plutonio è l'incubo perfetto. Essendo un bersaglio enorme, nessun neutrone viene sprecato. La catena cresce a una velocità terrificante. Quindi, torniamo alle 2 sfere. Ora puoi capire. Se usi l'uranio, i suoi nuclei piccoli e sfuggenti fanno sprecare molti proiettili. I neutroni scappano dalla superficie prima di colpire qualcosa. L'unico modo per garantire che la pallina da tennis colpisca un albero è costruire una foresta lunghissima. Ecco la massa critica gigantesca. Ti serve il melone da 50 kg. Ma con il plutonio gli alberi sono enormi. I bersagli si fanno colpire quasi subito. I neutroni non fanno in tempo a raggiungere la superficie che si scontrano con qualcosa, creando altri neutroni. La foresta può essere piccola, compatta e letale. I 6 kg dell'arancia sono più che sufficienti. Tutto questo sembrava il trionfo perfetto dell'ingegneria umana. Avevano creato il metallo della morte definitivo. Più piccolo, più potente, facile da mettere in un bombardiere. Ma il plutonio aveva un difetto nascosto. Una caratteristica talmente instabile che rischiò di far fallire l'intero programma nucleare americano. Gli ingegneri stavano per scoprire che costruire una bomba al plutonio era come cercare di chiudere un uragano dentro una scatola da scarpe. E il motivo era lo stesso che lo rendeva così potente. Era un mostro troppo impaziente di esplodere. Il problema del plutonio 239 è che è mischiato con isotopi ancora più instabili, come il plutonio 240. Questi nuclei sono talmente gonfi di energia che ogni tanto, senza alcun motivo apparente, si spaccano da soli. Questa è la fissione spontanea. Non serve un neutrone per innescarli. Vomitano proiettili nel metallo per conto loro. Se provassi ad assemblare i pezzi di una bomba al plutonio, spingendoli uno contro l'altro, come in un cannone, i pezzi inizierebbero a reagire prima di toccarsi. Il metallo si surriscalderebbe, fonderebbe e la bomba si distruggerebbe in un banale petardo tossico, senza raggiungere mai la devastazione totale. Dovevano trovare un modo per ingannare la fisica. La soluzione trovata non fu una reazione chimica, ma pura,
geniale, brutale forza meccanica. Invece di far scivolare due pezzi lentamente insieme, costruirono una sfera perfetta di plutonio cava all'interno, come un guscio d'uovo. Per impedire che si accendesse da sola, la mantennero volutamente sotto la soglia della massa critica. I bersagli erano troppo lontani tra loro. Ma se c'è un modo di raggiungere la massa critica aggiungendo peso, c'è un secondo modo, molto più terrificante. Puoi lasciare il peso intatto e ridurre lo spazio. Puoi strizzare il metallo. Circondarono questo guscio con tonnellate di esplosivi convenzionali disposti come uno specchio sferico. Al momento dell'innesco, tutto detonava simultaneamente. Ma invece di esplodere verso l'esterno, l'onda d'urto viaggiava all'indietro, verso il centro. Era un'implosione. L'onda di pressione mostruosa colpiva il guscio di plutonio e lo schiacciava. Quell'arancia di 6 chilogrammi veniva compressa in una frazione di millisecondo fino alle dimensioni di una biglia. Gli atomi si avvicinavano l'uno all'altro con una violenza mai vista prima. La densità raddoppiava. A quel punto non c'era più scampo. La densità aumentava così tanto che i bersagli erano improvvisamente l'uno addosso all'altro. La sezione d'urto, già enorme per il plutonio, diventava un muro solido invalicabile. Nessun neutrone poteva più scappare nel vuoto. La foresta era diventata un blocco di legno massiccio. In un centesimo di microsecondo, l'intera massa subiva la fissione. La reazione a catena si innescava così velocemente che la bomba non aveva nemmeno il tempo di scomporsi. Prima che le forze fisiche potessero disintegrare il metallo, l'energia si era già liberata. Il calore raggiungeva i milioni di gradi. L'era dell'implosione era iniziata. Questo fu il trionfo e la maledizione del plutonio. A differenza del melone di uranio, che richiedeva tubi enormi e meccanismi pesanti come camioncini, la sfera di plutonio e il suo guscio esplosivo potevano essere miniaturizzati. Ed è qui che la storia del mondo è cambiata per sempre. Perché se puoi far stare la fine di una città nello spazio di una grande valigia, non ti serve più un enorme bombardiere B-29 per trasportarla. Puoi metterla in un missile balistico, puoi metterla in un sottomarino e, peggio ancora, puoi metterne più di una sullo stesso missile. Il concetto di deterrenza nucleare moderna nacque proprio in questo istante, nel momento in cui ci accorgemmo che il plutonio occupava meno spazio. Oggi i missili MIRV, quelli a testate multiple indipendenti, sono la spina dorsale degli arsenali mondiali. Un solo missile, grande come un silos di grano, trasporta 10 piccole valigie di distruzione di massa. 10 città cancellate in un solo lancio. E questo è possibile esclusivamente perché la natura del plutonio 239, coi suoi 2 protoni e 2 neutroni extra, crea un bersaglio leggermente più grande per una particella invisibile. Una sottigliezza quantistica si è tradotta in un'infrastruttura di annientamento globale. Abbiamo estratto un elemento inesistente dal fuoco dei reattori e l'abbiamo trasformato nel lucchetto che chiude il futuro dell'umanità. Oggi, nel mondo, ci sono oltre 12.000 di queste arance mortali. Ma il plutonio ha un'ultima beffa per noi. A differenza di un proiettile di piombo che aspetta inerte per secoli, il plutonio ha un'emivita di 24.000 anni. Significa che per 24.000 anni quell'arancia continuerà a pulsare calore, aspettando pazientemente il suo momento. È un materiale che non invecchia alle scale umane. Se la nostra civiltà dovesse collassare domani mattina, le piramidi crolleranno in sabbia, i grattacieli si dissolveranno in ruggine. Ma sottoterra, nei silos di cemento armato,
queste perfette sfere di plutonio continueranno a brillare nel buio, letali e pronte, come perfetti manufatti di un dio impazzito. L'uranio era un dono lento e faticoso della natura. Il plutonio è la nostra personale invenzione e ci sopravviverà. Ogni atomo di questo metallo è stato forgiato forzando la natura oltre i suoi limiti. Abbiamo guardato nel nucleo della materia, nel cuore più intimo dell'universo, e abbiamo deciso di modificarne le fondamenta. Abbiamo creato un elemento che non doveva esistere in questo angolo di cosmo. Abbiamo piegato lo spazio e la geometria dei quanti solo per ricordarci nel modo più assordante possibile quanto siamo fragili. Non abbiamo conquistato il potere del sole, ne abbiamo rubato solo l'ombra più oscura. Io sono Renderium e questa era la geometria dell'Apocalisse.